Il fascismo rappresenta un'ideologia, ma allo stesso tempo è probabilmente anche una delle parole più abusate e svuotate di significato nel dibattito politico contemporaneo, soprattutto nell'epoca moderna. Questa combinazione è esplosiva perché trasforma un concetto storico preciso in un'arma retorica da usare come insulto partigiano o come titolo sensazionalistico e così facendo ci impedisce di comprendere davvero ciò di cui stiamo parlando. Userò questo termine con estrema cautela perché impiegarlo in modo irresponsabile non è solo intellettualmente pigro, ma è anche dannoso. Se non capiamo cos'è stato davvero il fascismo, non possiamo riconoscerlo quando riemerge sotto nuove forme, né possiamo realisticamente tenerlo fuori dai moderni sistemi di governo. Ed è da qui che bisogna partire, chiarendo subito un punto scomodo. Non esiste una definizione rapida, semplice e universalmente condivisa del fascismo, e nessuna formula breve è sufficiente a renderne la complessità storica e politica. L'idea che possa essere riassunto in una frase efficace è una semplificazione illusoria. Lo storico Roger Griffin si è forse avvicinato più di altri a una sintesi accettabile, definendolo come una forma di ultranazionalismo populista a carattere paligenetico, cioè fondato sul mito della rinascita nazionale, una rivoluzione che permette di rigenerare la nazione dalle sue presunte degenerazioni. È una definizione raffinata e accurata, ma da sola non basta, perché non aiuta davvero a riconoscere un regime fascista nel mondo reale. Non sorprende quindi che per decenni gli storici abbiano faticato a trovare una definizione breve e funzionale. Spesso il discorso si apre con l'etimologia della parola, che deriva dall'italiano fascio, un insieme di bastoncini che separati sono fragili ma uniti diventano forti. Ed è vero. L'idea di forza attraverso l'unità è centrale nel fascismo, ma è anche un principio che si ritrova in moltissimi altri sistemi politici nel corso della storia. In fondo si potrebbe sostenere che quasi ogni sistema politico mira a creare forza attraverso una qualche forma di unità, quindi questa spiegazione non ci porta molto lontano. Allo stesso modo è fuorviante definire il fascismo partendo dalle sue singole incarnazioni storiche. In questo percorso citeremo Mussolini, Hitler e altri regimi reali, ma non perché ciò che hanno fatto o scritto definisca automaticamente il fascismo in senso assoluto. Così come il collegio elettorale non definisce la democrazia, le specifiche pratiche di un singolo regime non esauriscono il significato dell'ideologia fascista. Quello che conta davvero è ciò che questi regimi condividono a livello ideologico e funzionale. Va però chiarito che questa idea generica di fascismo esiste soprattutto come concetto astratto, non come una scatola rigida e immutabile, ma come un quadro interpretativo utile ad analizzare movimenti e politiche concrete. È per questo che il nazismo e il fascismo italiano, pur essendo profondamente diversi tra loro, possono essere considerati entrambi fascismi. Il nazionalismo estremo è il cuore pulsante dell'ideologia fascista ed è anche ciò che la rende così difficile da definire in modo universale. Ogni nazione possiede valori, miti e identità differenti, quindi un'utopia fascista inglese apparirebbe radicalmente diversa da una messicana. A differenza di concetti come la democrazia, che non sono intrinsecamente legati a un'identità nazionale specifica e tendono a manifestarsi in modo simile ovunque, il fascismo cambia forma a seconda del contesto in cui nasce. Non esiste nemmeno un obiettivo finale chiaro e condiviso. I marxisti puntano a una società senza classi, gli anarchici a una società senza Stato, ma il fascismo non offre un traguardo così definito, se non una vaga e potentissima promessa emotiva di grandezza nazionale. È un'ideologia profondamente negativa, nel senso più letterale del termine. Si definisce più per ciò che combatte che per ciò che costruisce, proclamandosi anti-individualista, anti-liberale, anticonservatrice, antidemocratica, antimarxista e persino anticapitalista, anche se nella pratica i regimi fascisti hanno spesso agito in aperta contraddizione con queste posizioni, rendendo il quadro ancora più confuso.
In realtà il fascismo non è un singolo sistema coerente, ma un insieme fluido di filosofie, impulsi e metodi che possono comparire anche in sistemi di governo non fascisti. Ed è proprio per questo che è facile cadere nell'errore di scambiare un singolo elemento per la definizione dell'intera ideologia, come pensare che mettere a tacere l'opposizione renda automaticamente fascista un partito politico, quando in realtà quello è solo uno strumento che i fascismi hanno utilizzato, non ciò che li definisce. Eppure, nonostante questa complessità, il fascismo può essere identificato. Quando i regimi fascisti salgono al potere, mostrano tratti comuni riconoscibili. Con un po' di pazienza, l'ideologia può essere scomposta in elementi significativi e uno degli strumenti più efficaci per farlo è la griglia proposta dallo storico Stanley G. Payne, che non offre una definizione rigida e invalicabile, ma un quadro interpretativo estremamente utile. Attraverso questo schema, il fascismo emerge come un progetto fondato su un idealismo quasi utopico di nazionalismo estremo. La convinzione che una società possa rifondarsi come grande nazione, padrona del proprio destino, unita dal sangue e dal mito del proprio popolo. Questo senso esaltato di grandezza nazionale è il vero battito cardiaco del fascismo, che non promette un semplice miglioramento graduale, ma una trasformazione radicale dell'esistenza collettiva, una nuova cultura e una nuova nazione capaci di raggiungere livelli di potenza e unità che le società precedenti, secondo questa visione, non avrebbero mai potuto ottenere. Se il fascismo, come abbiamo visto, promette una rinascita totale della nazione, il mezzo attraverso cui intende realizzarla è altrettanto radicale. La violenza non è solo uno strumento, ma un valore in sé. Nelle fasi rivoluzionarie e formative, il fascismo arriva a considerare la violenza come qualcosa di terapeutico e rigeneratore, una lotta darwiniana necessaria in cui solo i forti sopravvivono e solo attraverso il conflitto una nazione può continuare a esistere e prosperare. Questo nucleo ideologico costituisce il cuore del fascismo generico, ma per comprenderlo davvero bisogna guardare anche ai metodi concreti con cui questi obiettivi vengono perseguiti, perché il fascismo non è solo un insieme di idee, è anche una macchina organizzativa estremamente efficiente. Presi singolarmente, molti di questi metodi possono comparire anche in regimi non fascisti, ma messi insieme formano una metodologia riconoscibile. Il primo elemento è la mobilitazione di massa. A differenza di altri movimenti politici interessati al controllo di ristrette élite, il fascismo punta a trasformare l'intera società, trascinando le masse in un progetto rivoluzionario che procede dal basso verso l'alto. Non a caso Mussolini dichiarò che il mito del fascismo era la nazione e che la grandezza nazionale doveva diventare il centro emotivo della vita collettiva. Per ottenere questo risultato, il fascismo assume toni frenetici e totalizzanti, esaltando un leader carismatico come una figura messianica e costruendo intenzionalmente un'esperienza che ricalca quella religiosa. Lo Stato si propone di sostituire la religione tradizionale con una religione civica e secolare. Lo Stato diventa la fede e per renderla tale crea una serie di miti fondativi capaci di unire le élite fasciste e il popolo. In alcuni casi, soprattutto nel nazismo, questi miti si radicano nel razzismo e nell'antisemitismo, ma non sono elementi universalmente presenti in ogni esperienza fascista. Il meccanismo è più ampio e non dipende necessariamente da questi elementi specifici. Questa religione civica, con la sua missione storica, finisce per diventare la forza motrice dell'esistenza quotidiana, riducendo o annullando il ruolo delle religioni soprannaturali. A rafforzare questo processo contribuisce l'ossessione fascista per l'estetica. Simboli, architettura, design, rituali pubblici, marce, cerimonie e raduni non sono semplici ornamenti, ma strumenti pensati per suscitare risposte emotive intense, esattamente come fanno le istituzioni religiose. Tutti i movimenti di massa hanno simboli, ma il fascismo li eleva a un livello quasi ossessivo, con l'obiettivo di costruire una mistica che avvolga completamente l'individuo, trasformando il movimento politico in qualcosa di simile a un'esperienza spirituale.
In questo contesto lo Stato non governa soltanto, ma dà senso alla vita. La società fascista è inoltre profondamente maschilista. I regimi fascisti sono costruiti da uomini e per uomini, con scarso interesse per i diritti delle donne o per l'uguaglianza di genere, perché l'ideologia è ossessionata dalla forza percepita della mascolinità, vista come indispensabile per una rivoluzione permanente fatta di conflitto e violenza. Da qui deriva anche una rigida gerarchia sociale che definisce e limita i diritti degli individui in base al loro ruolo e una forte esaltazione della giovinezza considerata il vero motore della rinascita nazionale. I giovani incarnano l'audacia, l'energia e l'impulsività che il fascismo celebra, qualità che spesso risultano più attraenti di quanto non lo siano per generazioni più anziane e pragmatiche. Tutto questo confluisce in una struttura di comando autoritaria che combina populismo ed elitarismo. Il fascismo afferma di parlare a nome dell'intero popolo, ma allo stesso tempo concentra il potere in un'élite guidata da un leader carismatico, la cui autorità prevale su partiti, procedure e dottrine formali. Anche quando viene eletto, il leader fascista diventa il punto di riferimento assoluto a cui tutti devono infine sottomettersi. Da qui nasce la tendenza a militarizzare lo Stato, trasformando le istituzioni in strumenti di una vera e propria milizia politica incaricata di rappresentare, difendere ed eseguire la volontà del regime. Una milizia che non è solo funzionale ma anche estetica, parte integrante della vita quotidiana. A questo punto abbiamo un quadro operativo del fascismo, un sistema che, a dirla tutta, appare oggettivamente opprimente e spiacevole, e la domanda diventa inevitabile. Come ha potuto attecchire un'ideologia simile? Quali condizioni storiche e culturali hanno reso il fascismo non solo possibile, ma persino attraente? Per rispondere bisogna tornare indietro a una domenica di marzo del 1919, quando a Milano un piccolo gruppo di italiani si riunì attorno a Benito Mussolini, mentre in tutta Europa movimenti simili stavano nascendo quasi simultaneamente. L'idea non era unica, perché la Grande Guerra aveva creato una crisi che le istituzioni tradizionali non riuscivano più a gestire. La brutalità del conflitto aveva distrutto un'intera generazione e infranto l'illusione che l'Europa fosse il cuore stabile e civilizzato del mondo. Quando la guerra finì, molti sentirono che il vecchio ordine era irrecuperabile e che le promesse di pace e prosperità erano state tradite. In questo vuoto si scontravano tre grandi visioni politiche: il liberalismo, che confidava nell'autodeterminazione delle nazioni e nella cooperazione internazionale; il conservatorismo, che vedeva ancora nella forza militare il fondamento delle relazioni tra stati; e il comunismo, che dopo la rivoluzione bolscevica proponeva una trasformazione radicale e globale della società. Nessuna di queste visioni riuscì però a imporsi pienamente, e proprio in questo spazio di fallimento emerse una quarta via. Le parole di un veterano italiano che dichiarò di preferire distruggere tutto per ricostruire dalle fondamenta dopo una pace percepita come umiliante catturano perfettamente il clima dell'epoca. Quell'uomo sarebbe poi diventato uno dei principali collaboratori di Mussolini. Il fascismo prometteva soluzioni semplici e brutali. I conflitti si sarebbero risolti lasciando prevalere il più forte. La pace non era un valore da preservare, ma un ostacolo, e la guerra diventava il mezzo per eliminare il debole e unire i forti. Alla lotta di classe marxista, il fascismo contrapponeva una lotta tra nazioni e tra presunti elementi puri e impuri all'interno di esse, sostenendo che eliminando l'alieno e il degenerato, la nazione avrebbe ritrovato la propria unità. Tutto questo attecchì perché il fascismo non nacque solo dalla guerra, ma anche da un clima culturale e intellettuale che metteva sempre più in discussione valori come libertà, ragione e armonia. Pensatori come Nietzsche, con il loro attacco alla morale tradizionale e alla fragilità della civiltà moderna, offrirono un linguaggio emotivo che i fascisti avrebbero sfruttato, mentre autori come Georges Sorel elaborarono l'idea del grande mito come forza capace di galvanizzare le masse e alimentare la rivoluzione.
Studi sulla psicologia delle folle, come quelli di Gustave Le Bon, mostrarono quanto fosse facile mobilitare e manipolare grandi gruppi di persone in un'epoca in cui la politica stava diventando sempre più populista, e la diffusione di queste teorie contribuì indirettamente a mettere in discussione l'immagine ottocentesca dell'uomo come soggetto pienamente razionale. Se la mente umana era dominata da impulsi irrazionali, si chiedevano i fascisti, come si poteva davvero affidare il destino di una nazione alla democrazia liberale? Nel frattempo, mentre l'Europa cercava di dare un senso al proprio crollo, una parte del mondo intellettuale e popolare iniziò a ripensare in modo radicale concetti come razza e nazione. L'idea di razza venne sempre più legata a presunti criteri biologici gerarchici, e figure come Francis Galton, cugino di Charles Darwin, sostennero che l'umanità potesse migliorarsi incoraggiando la riproduzione dei migliori e scoraggiando quella degli altri, arrivando a coniare il termine eugenetica. Queste idee contribuirono a un clima culturale in cui negli anni successivi prese forma l'immaginario delle razze superiori, come quello ariano, privo di qualsiasi fondamento scientifico, nonostante non esistano basi scientifiche reali per simili categorie. Accanto a queste teorie si diffuse un clima di paura. L'urbanizzazione, l'aumento dell'immigrazione e l'individualismo indebolivano i legami comunitari tradizionali, creando una sensazione diffusa di smarrimento e di perdita di identità. Minoranze etniche, immigrati e presunti sovversivi culturali venivano percepiti come una minaccia a una cultura nazionale già vista come fragile, e in questo contesto l'idea di un nazionalismo unificatore appariva a molti come una risposta rassicurante. A rafforzare questo sentimento contribuì anche il timore della decadenza. Pensatori come Oswald Spengler descrivevano l'Europa come una civiltà in declino, passata dalla creatività alla sterile ossessione per il denaro, e descrivevano l'avvento di una fase storica dominata da figure autoritarie e carismatiche, viste come il segno di un'epoca di crisi, più che come un progetto politico consapevole. Tuttavia, sarebbe profondamente disonesto tracciare una linea diretta e inevitabile tra queste correnti intellettuali e l'ascesa del fascismo. Molti di questi autori furono letti in modo selettivo, distorto o fuori contesto, e spesso ispirarono anche pensatori apertamente antifascisti. Nietzsche influenzò entrambi i lati dello spettro politico, Spengler detestava Hitler e alcuni intellettuali celebrati dai nazisti furono vicini a figure che tentarono di abbattere il regime. Il fascismo non nacque quindi come il risultato logico di un sistema di idee coerente, perché in realtà non si fonda sulla logica. Come ha mostrato lo storico George Mossey, che dedicò la sua vita a studiarne le origini, il fascismo prospera soprattutto sul terreno dell'emozione. Mossey individuò una serie di passioni mobilitanti che, combinate, creano il terreno fertile per il fascismo. La percezione di una crisi totale che i metodi tradizionali non riescono più a risolvere. Il senso del dovere assoluto verso il gruppo, superiore a qualsiasi diritto individuale. Il vittimismo, che giustifica ogni violenza contro un nemico percepito. La paura del declino causato da liberismo, individualismo o influenze esterne. Il desiderio di una comunità pura e coesa, anche se costruita con la forza. Il bisogno di autorità incarnata in un leader maschile visto come salvatore. La convinzione che l'istinto e la volontà contino più della ragione. L'ammirazione per la violenza come strumento efficace. E infine il senso di dominio, l'idea che un popolo prescelto abbia un diritto biologico o quasi sacro a comandare sugli altri. Insieme queste emozioni spiegano il fascismo molto meglio di qualsiasi schema teorico, perché è proprio il sentimento, non l'intelletto, ad avergli garantito una forza così devastante e duratura. Ed è qui che si colloca la sua eredità più pericolosa. Oggi siamo così sensibili a tutto ciò che somiglia al fascismo da usare il termine in modo compulsivo e indiscriminato, ma così facendo rischiamo di svuotarlo di significato.
Quando tutto è fascismo, nulla lo è davvero, e in quel rumore di fondo i veri movimenti fascisti possono nascondersi, crescere e riemergere, sfruttando la stessa ignoranza emotiva che li ha resi possibili in passato. Il fascismo non è scomparso, si è solo trasformato, e il primo passo per impedirgli di tornare non è urlare il suo nome, ma imparare a riconoscerlo quando si presenta.